Anni di ricerche ci hanno permesso di comprendere esattamente come il cinghiale sia riuscito a diventare una specie invasiva nel nostro paese. Oggi ci troviamo quindi a dover prendere una decisione per affrontare questo problema. Purtroppo però questa decisione non è stata ancora presa. Ho cominciato a studiare i cinghiali da morti. Lavoravo in un laboratorio in cui esaminavamo gli animali abbattuti in caccia per stimare la fecondità in funzione dell'età, del peso e delle dimensioni degli animali. Passavo molte giornate in laboratorio a fare cose estremamente splatter, come aprire bulbi oculari, sezionare ovaie, aprire uteri, disarticolare mandibole, e passavo questo tempo avvolta da un odore putrescente che il tecnico di laboratorio cercava di coprire disperato con l'uso di incensi e con rumori di ossa spaccate che sempre il povero tecnico cercava di coprire attraverso la musica a palla. Insomma, sebbene da fuori questo lavoro possa sembrare effettivamente molto pulp, molto orrorifico, è stato un lavoro estremamente interessante che mi ha permesso di conoscere in maniera approfondita le capacità riproduttive di questa specie. Dopo 3 lunghi anni passati a sguazzare nel sangue di fatto, ho lasciato questa attività di ricerca per passarne a una nuova e proprio a Castelporziano ho potuto conoscere i cinghiali da vivi nel loro ambiente. Proprio a Castelporziano ho iniziato a sperimentare una nuova tecnica di monitoraggio delle popolazioni di animali selvatici che consisteva nell'uso di termocamere infrarossi per contare e seguire gli animali di notte quando sono generalmente più attivi. Grazie a questa ricerca i cinghiali mi hanno accompagnato durante le mie lunghe notti in cui attraversavo i boschi con i loro grugniti, con i loro strilli e ho scoperto che innanzitutto non sono quegli animali aggressivi che tutti descrivono e come io stessa addirittura pensavo che fossero, e che sono animali che hanno una vita sociale molto intensa. Un'altra cosa che ho scoperto, divertendomi anche molto, è che in ogni gruppo familiare c'è sempre matematicamente il fratello scemo, ovvero quello che riesce sempre a scappare nella direzione sbagliata rispetto al resto del gruppo, oppure quello che durante la fuga abbandona il branco perché incappa sul sentiero in un boccone così gustoso che non può essere lasciato lì. Oppure ancora quello che disturba da noia tutto il resto della famiglia finché la madre molto severamente lo richiama all'ordine. Attraversando l'Italia per effettuare le attività di monitoraggio, ho iniziato a innamorarmi pian piano della specie perché trovandoli praticamente ovunque ho capito e apprezzato e ho iniziato a stimare l'enorme capacità di adattamento che la specie ha ai diversi ambienti. È chiaro che il cinghiale si trova ormai ovunque in Italia ed è cresciuto in maniera enorme. Pensate che durante la Seconda Guerra Mondiale le popolazioni in Italia si erano quasi estinte, mentre oggi sono arrivate a raggiungere il 1.000.000 di individui. Questa crescita enorme avuta dalla specie nel nostro territorio si è portata dietro un'enorme crescita dei danni all'agricoltura, un aumento rilevante degli incidenti stradali in cui sono coinvolti questi animali, anche incidenti con lesioni gravi o fatali per i guidatori, ma soprattutto sono aumentati in maniera rilevante i danni a specie rare, sensibili, per esempio di anfibi, rettili, specie erbacee, a cui generalmente il grande pubblico non presta attenzione perché non possono diventare specie pucciose, non possono diventare
specie simpatiche, ma che sono elementi fondamentali per il corretto funzionamento dei nostri habitat e come tali andrebbero salvaguardati e protetti. Quindi il cinghiale ha anche portato con sé una serie di problemi sanitari. Attualmente in Europa è arrivata e si sta diffondendo la peste suina africana. Questa malattia è una malattia che colpisce esclusivamente i suini, quindi i maiali domestici e i suini selvatici come il cinghiale. Purtroppo però è una malattia che è estremamente contagiosa, è altamente letale e non ha attualmente un vaccino. Il cinghiale quindi si è diffuso in maniera molto rapida e molto efficiente sul nostro territorio. Si è adattato perfettamente a tutti gli ambienti in cui è arrivato, è cresciuto, è aumentato di numero, ha eluso tutte le attività messe in atto per cercare di contenere la sua espansione, ha portato con sé danni enormi all'agricoltura e agli ecosistemi naturali ed è quindi si è esattamente comportato come se fosse una specie invasiva e come tale dovremmo iniziare a considerarla. Ma come è fatto il cinghiale, che è una specie autoctona del nostro paese, che vive in Italia da migliaia di anni e quindi dovrebbe essere in equilibrio con i nostri ambienti, a esplodere numericamente in maniera così importante, a diventare di fatto una vera e propria minaccia per l'ambiente? Come ha fatto il cinghiale a diventare una vera e propria minaccia per l'ambiente? In effetti, dal dopoguerra in poi si sono concatenati una serie di eventi, si sono sommati una serie di fattori che di fatto hanno reso l'Italia un paese perfetto per il cinghiale. In particolare, dal dopoguerra, gli animali hanno avuto a disposizione molto più spazio da usare come rifugio e molto più cibo che funziona da carburante per la crescita e per aumentare la produttività nella specie di quanto non ne abbiano mai avuto nei secoli precedenti. I dati dell'Istat, insieme ai più recenti dati dell'inventario forestale nazionale, ci dicono che in Italia la superficie boschiva è raddoppiata dal dopoguerra ad oggi, arrivando a coprire oltre un terzo del territorio nazionale. Contestualmente i cambiamenti climatici che hanno portato un aumento delle temperature ed inverni sempre più miti hanno favorito la produttività di queste foreste, di fatto aumentando la frequenza delle annate con buona produttività. Quindi di fatto i cinghiali hanno avuto più spazio in cui svilupparsi e più cibo che serviva da carburante a innescare la loro esplosione. Contestualmente l'abbandono dei territori agricoli montani e l'urbanizzazione che ha di fatto consumato le campagne intorno ai paesi e alle città ha di fatto messo in contatto questi paesi, queste città, le loro periferie industriali, le loro periferie artigianali, le strade di connessione e tutte le aree agricole residuali sono state messe in contatto diretto con la foresta che si stava espandendo e quindi col regno dei cinghiali, i quali ovviamente hanno preso subito la palla al balzo, muovendosi tra un ambiente e l'altro, sia attratti ovviamente dagli ottimi prodotti della nostra agricoltura, ma anche attratti dal facile cibo ricco ed energetico rappresentato dagli scarti alimentari mal gestiti dei centri urbani, oppure dal cibo fornito dall'uomo per alimentare la fauna in città. Quindi i cinghiali non solo hanno avuto
più foreste a disposizione, quindi più spazio in cui muoversi, ma hanno avuto molto più cibo di quanto non ne avessero avuto nei secoli precedenti. Ma anche l'uomo ha dato una grande mano allo sviluppo delle presenze del cinghiale in Italia. I ripopolamenti effettuati soprattutto a scopo venatorio dagli anni 50 in poi hanno contribuito alla diffusione della specie sul nostro territorio. In più il foraggiamento ad libitum effettuato per attirare e fidelizzare i cinghiali nelle aree di caccia ha reso disponibile altro cibo a quello già naturalmente presente in grosse quantità nell'ambiente, fornendo carburante per l'esplosione dei cinghiali. È come se tutti questi fattori avessero contribuito a costruire una rete stradale per i cinghiali, una sorta di via del gusto che i cinghiali hanno potuto percorrere e lungo la quale trovavano agriturismi dove rifugiarsi e accedere a ricche quantità di cibo. E quindi cosa fa un cinghiale quando ha tutto questo spazio e tutto questo cibo a disposizione? Beh, semplicemente ingrassa, ingrossa e fa più figli. Mangiare di più e meglio ha progressivamente aumentato le dimensioni medie, il peso di questi animali, favorendone la sopravvivenza e soprattutto migliorandone l'adattabilità a condizioni ambientali estremamente variabili. In più la disponibilità di cibo ha favorito la produttività proprio perché maggiori dimensioni rendono disponibili più spazi per avere gravidanze più numerose. Inoltre, da un recente studio condotto proprio sulla popolazione di Castelporziano, è emerso che questa specie è in grado di utilizzare in maniera molto efficiente risorse alimentari temporanee, come per esempio fanno i topi o i conigli. Questo cosa vuol dire? Che se c'è molto cibo o cibo di buona qualità, estremamente energetico, seppure questo cibo è disponibile per un tempo molto limitato, i cinghiali di fatto lo utilizzano le energie derivanti per investirle in riproduzione. E cosa succede? Quando c'è tanto cibo, appunto, aumenta il numero di femmine che partecipa all'attività riproduttiva, perché ingrassando velocemente rendono disponibili queste energie per sostenere gravidanze anche molto impegnative. E grazie a questo grasso riescono ad avere del latte di maggiore qualità, aumentando la sopravvivenza media della cucciolata. E questo cosa implica? Che non solo ci sono più femmine che appunto partecipano all'attività riproduttiva, ma i piccoli nati sopravvivono meglio e più a lungo. Anche l'azione dell'uomo ha avuto un effetto nel migliorare la produttività della specie. La caccia, si sa, è generalmente mirata agli animali da trofeo, ovvero ai maschi di dimensioni maggiori che hanno i denti più lunghi e affilati. Tuttavia, rimuovere costantemente maschi di maggiori dimensioni implica rimuovere dalla popolazione i riproduttori dominanti, ovvero quei maschi che risultano vincenti negli scontri con altri rivali e di fatto accedono in via esclusiva alle femmine riproduttive. E quindi cosa succede? Diversi studi recentemente hanno messo in evidenza che questa diminuzione di maschi dominanti ha cambiato di fatto il sistema riproduttivo della specie, ovvero i cinghiali prima utilizzavano un sistema in cui un maschio accedeva a più femmine e adesso in assenza di maschi la specie ha risposto attraverso un sistema in cui tante femmine accedono a tanti maschi. E questo cosa ha favorito? Ha favorito da un lato un aumento della frequenza di gravidanze con più padri diverse e questo ha sicuramente aumentato la diversità genetica della specie, in qualche modo salvaguardando da eventuali problemi di inbreeding.
In secondo luogo, pare abbia anche favorito il numero medio di piccoli per cucciolata. Perché? Perché avere padri diversi sicuramente riduce la probabilità di incompatibilità di coppia. Quindi, riassumendo, i cinghiali sono aumentati perché hanno avuto più spazio e più cibo. Il cibo ha permesso loro di diventare più grandi, di diventare più prolifici, e questo gli ha permesso di diffondersi a macchia d'olio sul nostro territorio anche grazie a un cambiamento strutturale dell'ambiente presente in Italia, che di fatto ha negli anni fornito vie di accesso praticamente a tutti i luoghi del nostro paese. Tuttavia, il fatto di essere mediamente più grossi e mediamente più prolifici ha alimentato l'idea che in Italia non avessimo più i cinghiali di una volta, che i cinghiali presenti attualmente in Italia fossero tutti alloctoni, fossero tutti originati e provenienti dall'Est Europa, dove effettivamente si trovano animali di maggiori dimensioni e molto prolifici. Tuttavia, questa idea, e se vogliamo è una leggenda di fatto, non è alimentata da alcun studio scientifico. Anzi, tutti i lavori scientifici pubblicati sulle riviste di settore ci dicono che concordano nel dirci che le popolazioni di cinghiale presenti in Italia sono geneticamente differenziate da quelle europee, coerentemente anche col fatto che i ripopolamenti avvenuti dal secondo dopoguerra in poi hanno utilizzato prevalentemente, se non quasi esclusivamente, animali di cattura provenienti da diverse località della Maremma toscana in cui era rimasto il cinghiale sopravvissuto alla seconda guerra mondiale. Pertanto, se anche degli individui provenienti da altre nazioni d'Europa sono stati utilizzati per, come si diceva una volta, rinsanguare la razza, il contributo di questi animali si è diluito, se non addirittura scomparso, tra tutti i cinghiali autoctoni distribuiti per l'Italia. Considerando che il cinghiale è aumentato così tanto nel nostro paese, chi potrebbe intervenire per riuscire a limitare la sua diffusione, limitare la sua crescita? Non certo i predatori naturali come il lupo, poiché si è visto che la sua recente espansione sul territorio italiano non ha certamente comportato alcuna riduzione nelle presenze del cinghiale, ma anzi. E chi potrebbe intervenire? Nemmeno i cacciatori, che negli ultimi 30 anni sono drasticamente diminuiti e sono anche invecchiati. Considerando che non tutti loro vanno a caccia di cinghiale, la potenza di fuoco esprimibile appare verosimilmente sottodimensionata rispetto alla dimensione attuale della popolazione di cinghiali presenti in Italia. Recenti studi sulla dinamica di popolazione di questa specie, messi a punto anche utilizzando dati raccolti a Castel Porziano, evidenziano che se si volesse ridurre effettivamente i cinghiali bisognerebbe intervenire rimuovendo non meno del 60% della popolazione, ma ci vorrebbe qualcuno che lo faccia. In realtà gli obiettivi ludico-sportivi dell'attività venatoria mal si conciliano con questa drastica e rapida diminuzione di cinghiali da molti richiesta. Perché? Perché i cinghiali rappresentano una risorsa e come tale vanno salvaguardati e non certo ridotti. Sempre gli stessi studi ci suggeriscono che nel caso in cui non si potesse riuscire ad abbattere così tanti animali, si potrebbe intervenire per ottenere una riduzione rimuovendo femmine piccoli. Anche questa opzione appare impraticabile perché sicuramente invisa agli animalisti, ma anche ai cacciatori, perché ovviamente per questioni etiche e di salvaguardia della risorsa le femmine e i piccoli vanno risparmiati.
nemmeno l'immunocontracezione di ultima generazione, attuata attraverso la somministrazione di vaccini immunocontracettivi, riuscirebbe a ridurre le presenze, se non realizzata contestualmente all'attività di abbattimento. Questo ci dicono tutti i recenti studi condotti anche da ISPRA, utilizzando i dati raccolti sulla popolazione di cinghiale di Castelporziano, in collaborazione con i maggiori esperti europei di immunocontracezione. E quindi cosa ci dovremmo aspettare? Sicuramente i cinghiali hanno avuto in tutti questi anni una grossa mano dall'ambiente, dai cambiamenti climatici, ma anche dall'uomo che non è riuscito ad attuare corrette politiche di gestione della specie per ridurre le presenze. È chiaro che se si continuerà a non fare nulla, tutti questi bonus continueranno a essere validi per la specie e l'unica cosa che ci potremmo aspettare è che gli animali continuino a crescere, occupando di fatto tutti gli ambienti naturali e diventando praticamente una presenza stabile nelle nostre città, come lo sono i gabbiani, come lo sono i piccioni o gli storni. Per evitare questo ci sarebbero due piani, un piano A e un piano B, ma entrambi sono dei brutti piani. Il piano A richiederebbe che venissero abbattuti molti più animali di quelli che se ne abbattono adesso in Italia, ovvero almeno 600.000 secondo la banca dati ISPRA. Tuttavia arrivare ad abbattere almeno 600.000 cinghiali, a rimuovere 600.000 cinghiali dal nostro territorio, servirebbe di fatto un piccolo esercito di professionisti del settore, servirebbero delle modifiche normative per rendere più efficiente l'attività di gestione e soprattutto servirebbe una comunicazione sociale per rendere questa attività accettabile, perché attualmente non ci sono le condizioni per poterla condividere. Il piano B, se volete, è ancora più brutto del piano A. L'arrivo della peste suina in Italia sicuramente metterebbe un freno alla crescita della presenza degli animali sul territorio, nonché un freno alla loro diffusione. Tuttavia creerebbe anche dei danni enormi all'industria suinicola che attualmente il nostro paese non si può assolutamente permettere. È chiaro che riducendo le presenze di cinghiale sul territorio, le densità, aiuterebbe a intervenire in maniera molto più efficace nell'eventualità si dovessero presentare dei focolai della malattia e quindi si dovrebbe tornare al piano A, cioè la riduzione degli animali. Questo perché? Perché ridurre i danni e ridurre il rischio di diffusione di malattie non può essere realizzato se non rimuovendo la causa principale. E quindi quello che posso dire è, dopo tanti anni e visto tutti gli studi disponibili, i dati disponibili sulla specie, quello che posso ribadire è che siamo arrivati a un punto veramente critico in cui le uniche soluzioni per contenere un'ulteriore crescita della specie sono brutte soluzioni. Noi ricercatori, dopo anni di studio e dopo anni in cui diamo indicazioni tecniche che di fatto sono state inascoltate, comprendiamo che siamo ormai arrivati a un punto critico in cui la politica e le amministrazioni devono decidere cosa fare e come farlo per riuscire a contenere un'ulteriore espansione della specie. È chiaro che sono animali talmente belli che io in prima persona non sono felice che si percorrano strade cruente, tuttavia non ci sono soluzioni facilmente praticabili adesso che non siano la rimozione significativa di animali sul territorio, come detto da tutti gli studiosi ormai da molti anni, senza che questo poi fosse realmente praticato. Quello che vorrei è che il cinghiale tornasse a essere una specie apprezzata da tutti, non solo in cucina,
Tuttavia la sua storia di successo non mi sembra avere un lieto fine ed è l'ultima cosa che mi sarei aspettata di vedere quando ho iniziato a studiarli in mezzo ai boschi da vivi.